belli! Questa domenica 5 giugno sono stato per la prima volta al World Circuit Marco Simoncelli di Misano, perché ogni tanto capitano le botte di culo anche per me e mi hanno regalato 2 pass per passare un'intera giornata con BMW Italia in occasione appunto del campionato monomarca M2 CS Racing e il campionato GT3 italiano. È stata una giornata fantastica, mi sono mega divertito, non ero mai stato e non pensavo facessero così tante gare in un solo giorno. Praticamente hanno corso Clio K, la Porsche Carrera K, il TCR Touring Car Championship, che sono macchine come Cupra Leon, Audi RS3 LMS, Honda Civic, Hyundai 30N, la GT3 italiano, e ci sono i mezzi pesanti, BMW M4, Lamborghini Huracan, Ferrari 488 pista, poi c'erano anche Mercedes AMG e la Honda NSX e poi M2 CS e anche la Formula 4. Ho avuto la possibilità di provare le nuovissime M4, M5 e M8, una più bella dell'altra, cioè c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Fortunatamente le ho provate tutte e tre su strada e poi abbiamo avuto anche la possibilità di fare il giro veloce, il fast lap in pista, però guidava l'istruttore sfortunatamente, però ci siamo divertiti comunque. Poi abbiamo avuto l'occasione anche di conoscere i piloti del team BMW Italia del campionato GT3, ma quello ci pensiamo dopo, andiamo per ordine. Arrivati all'Hospitality BMW c'erano parcheggiate fuori la nuova BMW M4 allestita da safety car, spettacolare, anche se aveva le sirene sopra, i lampeggianti, stava benissimo comunque, e anche con quei 4 tubi di scarico piazzati di traverso così, molto originali, molto belli, stavano davvero bene. E l'ultimissima BMW M1000RR, un concentrato di carbonio e cattiveria incredibile, mischiate tutte insieme, veramente stupenda, è una delle mie moto preferite. E poi una volta dentro ci hanno trattato come dei signori, cioè veramente sono stati tutti, dallo staff, il catering, agli istruttori, molto carini, gentili, disponibili, veramente delle persone squisite, ci siamo trovati veramente bene. E siamo partiti subito con il test drive con la M8, un vuoto da 625 cavalli biturbo di puro amore e felicità, veramente ti innamori subito quando salti in macchina perché è veramente incredibile. Hanno dei dischi che sembrano delle pizze familiari, sono veramente enormi, una frenata incredibile, l'accelerazione è assurdo come tu vai a un quarto di pedale e lei tira come un treno, allucinante. Ho avuto la possibilità di testare un paio di volte a fondo in totale sicurezza, mantenendo comunque una velocità di sicurezza perché eravamo anche su strada. Impressionante come sali di giri, fa un minimo di fatica a salire, come se nulla fosse, allucinante. Dentro allestita benissimo, trabelle, carbonio, alcantara, sedile, volante completamente regolabile elettricamente, il setup anche quello completamente regolabile. Abbiamo messo tutto Sport Plus in cui puoi scegliere quello che puoi mettere, quello che vuoi mettere nelle varie impostazioni, e M2 invece abbiamo messo tutto più sport, un po' uno step in meno però. Poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare i piloti del team BMW Italia, dove corrono nel campionato GT3 italiano, e ci hanno illustrato la macchina, ci hanno fatto entrare nel box, ci hanno fatto aprire, vedere dentro come è sistemata il sedile, il roll bar, ci hanno spiegato nel dettaglio sia esteticamente che internamente la macchina, come è posizionata, come è preparata per questo tipo di gare. Molto disponibili, gentili anche loro, ci hanno mostrato il volante, i vari setup che possono
impostare loro durante la gara. Macchina allucinante, allargata, con quell'alettone enorme, era veramente enorme il alettone, non rende probabilmente in video, ma era gigantesco, però direi abbastanza cattiva da vedere esternamente, quindi internamente sarà stata sicuramente uno spettacolo guidare una macchina del genere. Tra un'attività e l'altra abbiamo avuto la possibilità di vedere sulle tribune le varie gare che c'erano in corso, come la Clio Cup, la F4 sono andato a vedere sulla pit lane. Fanno impressione veramente come entrano in curva così velocemente, poi sull'auto è completamente un'altra visione, però da fuori veramente impressionante. Poi ho provato la BMW M4 Cabrio, che è stupenda, anche Cabrio, che solitamente io non sono tanto per le auto Cabrio, ma con quegli interni in rosso, il grigio fuori, stava veramente veramente bene, anche il muso così cattivo, lo scarico che risuonava, potevi aprire le valvole durante la guida, cioè nonostante abbia comunque meno cavalli rispetto alle altre due, non ti dava l'impressione di andare molto più piano, perché comunque c'è una differenza di circa 100 cavalli, poco più, quindi una netta differenza dovresti avvertire. Invece la tenuta in curva, anche quelle con quelle gomme così larghe, tutti i traction control, i sistemi elettronici, comunque non ho avuto per niente la sensazione di perdere il posteriore, anche perché non abbiamo tirato per nulla, però ci siamo goduti comunque il paesaggio, il giro. Ti dicevo, accelera, essendo X-Drive addirittura, da 2 ruote motrici va da 0 a 100 in 3 secondi 9, in 4 ruote motrici invece, che diciamo le cavolo più pesante, potrebbe metterci in realtà no, non dissipa energia nel pattinare e guadagna 4 decimi di secondo più forte, perciò 3 secondi e mezzo da 0 a 100. Nonostante abbia un peso maggiore, non va di spendere troppa potenza. Non crea mai un sottosterzo, perciò è una macchina. Dietro arriva un po' troppa arietta, però davanti, quando tiriamo su i vetri, non arriva proprio, non hai il minimo fastidio, nonostante anch'io fossi alto, sono circa 1,90 m, ho riabbassato completamente il sedile, lo sentivi molto meglio lo scarico, perché giustamente avevamo una macchina aperta e quindi era doppiamente godurioso il giro. Direi che è una ottima macchina da Gran Turismo per poter girare, fare anche lunghi viaggi, comoda, non solo per divertirsi, diciamo. Poi prima della gara del campionato GT3 abbiamo fatto il fast lap con gli istruttori, dove si saliva sulle 3 BMW e facevamo 2 giri a fuoco con le auto. Io sono salito sulla M4, non potevamo scegliere, andava un po' a casualità e stazione come capitava, ma mi ha fatto molta impressione, più che l'accelerazione, la velocità, la frenata e la tenuta, cioè inchiodava veramente forte, la tenuta in curva, come impostava la traiettoria, cioè mi dava l'impressione di una macchina quasi da pista, cioè la frenata era veramente, cioè molto forte, mi staccavo dal sedile proprio. Poi essendo lato passeggero non ho in mano il volante per fare resistenza, però veramente incredibile, cioè anche con velocità massima non abbiamo raggiunto una velocità esorbitante, abbiamo fatto il curvone a 210 all'ora, ma mi sembrava di essere a 120, cioè tranquillissimo. Ora vi lascio il video. Oh, bel fresco. Macchina. Sì. Via.
delle Porsche sono piloti che No. guidano? Ah, ok, infatti vedevo Sono- che andavano piano. Sono loro comprano i giri, pagano 50, mi sembra 100 euro, non so, una roba del genere. Ok, BMW non vuole fare questo perché non li vuole far pagare. ok. E ci sono i pezzi di gomma che... Sì, che si staccano, Ok. che si appiccica perché c'è la gomma a terra. Certo. Frena da Dio e tiene un botto. Le gomme sono Michelin Pilot. Sì, sì. Ok. Questo è il curvone mitico. Abbiamo 2 giri? Due. Ok. Provarlo con la PlayStation è sulla realtà è un'altra storia la pista. Un'altra visuale. E da qui rallentiamo che raffreddiamo un pochino Ah, i ok. freni che... perché Cazzo. sennò i freni Chiedono pietà. chiedono anche pietà un pochino. Non sono proprio adatti alla pista, essere così stressati così a lungo. Sono stradali, Esatto, però non sono per il peso adatti per la pista. certo. Resistono, Sì, però non troppo a lungo termine. non a lungo termine, cioè nel senso fare un raffreddamento così piano non serve a niente, non arriva aria, minimo 70-80 all'ora. In caso dovesse esserci tempo, c'è possibilità di un altro giro? No, Ok. prima- penso di no. Ok. Ci ho provato. No, è giusta la richiesta, d'altronde. Poi ho provato la BMW M5, che tra le tre è quella che dà meno nell'occhio, è meno appariscente, che sembra una berlina quasi normale, tra virgolette, ma ha lo stesso identico motore della BMW M8, cioè vuoto 625 cavalli, 700 Nm di coppia, c'è una potenza esorbitante, in curva teneva da Dio, l'accelerazione, l'erogazione che ha, un biturbo allucinante, cioè veramente molto molto divertente. Ne parlavo giusto con l'istruttore che le auto di questi tempi non regalano più sensazioni come quelle passate e degli altri tempi, erano già più leggere, sembrava di andare a 200 all'ora quando magari era su a 140, 130, giustamente più pericolose perché non avevano tutte queste elettronica per gestire il motore, e per avere un po' queste sensazioni qui di guida, di piacere, o ti prendi questi modelli qua con questa cavalleria, con questa potenza,
ma altrimenti poche ce ne sono che ti danno belle sensazioni di guida, di piacere proprio pura. Ha notato anche lui la mia passione, diciamo che ci siamo trovati a vicenda, è stato veramente un piacere. Poi c'è stata successivamente la gara del campionato GT3, non siamo riusciti a vedere la partenza, però per via del test drive. Era veramente una goduria ascoltare quei suoni, quella sinfonia che regalavano quei motori, veramente spettacolare, anche i fiammoni che sparavano fuori quando arrivavano in frenata, soprattutto le Huracan e Audi R8, stesso motore, quindi anche la Ferrari e l'M4, veramente probabilmente una delle più, forse la più cattiva durante la gara da vedere, con impressione, con quei fari gialli, molto divertito, molto bella. Ci sono stati un paio di incidenti, infatti hanno avuto un sacco di rallentamenti, safety car, bandiere gialle, però ci siamo goduti queste sinfonie. Poi c'è stata la gara 2 del campionato M2 CS Racing, e una gara interessante perché quando sono tutte gare da monomarca, alla fine sei più o meno lo stesso motore, hai la stessa potenza, quindi lì prevale un po' la qualità di guida del pilota. Infatti, sono state comunque delle gare avvincenti, parecchi sorpassi, molto divertente, anche il suono spettacolare, quelle V6 della M2, la pista poi risalta ancora di più, veramente stupendo. E la nostra giornata purtroppo termina qui, c'era stato anche l'aperitivo post gara M2, ma siamo dovuti scappare via purtroppo. Ringrazio BMW Italia per questa stupenda giornata, veramente ci siamo divertiti un sacco, sia io che la mia ragazza. È stata veramente una giornata stupenda, è stato bellissimo provare le 3 BMW M, è molto divertente anche il giro in pista, è anche interessante poter vedere la M4 GT3 nei box, conoscere i piloti, veramente bellissimo, mi sono divertito un sacco. Vi ringrazio molto e spero di poter fare altre giornate così. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, like se vi è piaciuto questo video, e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!